Amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Approfitto di un raggio di sole che oggi è stata una giornata piovosa, approfitto per avere un po' più di luce. Allora, qualche giorno fa avevo deciso di mettere un po' mano a queste cambrie. Queste cambrie non hanno nome, vengono dal garden vicino casa. Queste cambrie che ho da qualche anno erano tutte quante un'unica pianta. Adesso hanno fatto dei fiori, erano in bark. Allora in bark piace poco, guardate i fiorellini, queste erano tutta un'unica pianta che poi ne sono diventate tante, ma tante, e è cresciuta subito. L'ho messa in bark e passati degli anni il bark non ha fatto degli splendidi risultati, come sempre dico. Questa era in avanzato stato di secchezza, mancava l'acqua, vedete i bulbi, questi qua. Allora l'ho messa in sfagno, nonostante che stava in fiore l'ho messa in sfagno, non ho aspettato, era ora che io cambiassi un pochino il substrato, ho preferito farlo subito e via. Guardate che bei fiori, sono delle cambrie che non hanno nome perché vengono dai garden vicino casa dove andiamo a comprare le Phalaenopsis, non vengono dai vivaisti, quindi non si sa che nome ha. Però un cambria è un genere che ha dentro tante specie, o l'Odontocolossum o Miltoniopsis, insomma ha vari generi all'interno, per cui poi generalizzano semplicemente con il nome cambria. E queste sono due che ho rinvasato. Tornando a casa oggi mi rimaneva lei, che è l'ultima cambria che ho, lo stesso stava in bark. Allora l'ho tirata fuori, ecco, vi voglio far vedere. Quando dico il bark a me personalmente piace poco, a parte l'odore che ho avendola svasata. Queste sono le radici che ho sono 0 perché il bark si è rovinato molto velocemente, nonostante che queste amano poi parecchio l'umidità. Questo è il bulbetto nuovo, quando faccio pulizia. Questo è il bulbetto nuovo, ciccioso, vedete questo qua, questo è quello nuovo e questi sono quelli vecchi. Quelli vecchi sono pietosi, ma dopo tutto sono raggrinziti per il semplice motivo che non ci sono le radici. Vi faccio vedere, il bark è in condizioni pessime, ma è un bark che sta qui ma non da tantissimo, non da tantissimo tempo, è diventato proprio parte puzzolente, marcescente e qualunque altra cosa. Sembra che sia quasi terriccio, ma io credo che sia passato un anno, ma di più non è. Vabbè, che loro preferiscono avere un terreno sempre un po' umido. Allora, in questo bark qui c'erano, guardate, anche dei pezzi, se voi vedete, dei pezzi di carbone vegetale e dei pezzi di argilla, quindi avevo fatto un mix, eccolo il bark. Però si è consumato tutto, è diventato una cosa schifosa da buttare. Allora, che succede? Togliamo questa roba qua perché è brutta anche da vedere. E lo rimetterò, nonostante che c'è il fiore. Notate, diciamo che quando c'è il fiore non vanno toccate, non vanno prese, non vanno spostate. Guardate il fiore, eccolo qua. Non vanno prese, non vanno spostate quando c'è la fioritura, però in questo caso è un rinvaso di emergenza. Diciamo che sono rimasto io indietro con il lavoro, lo faccio oggi perché ho un attimo di tempo e volevo farvi vedere un po' il video. Quindi che cosa farò? Farò che prenderò un vaso, in questo caso un vaso penso che sia da 10, metterò giù. Guardate, una cosa importante che bisogna fare quando mettete giù lo sfagno. Allora, in questo caso non ci sono radici, quindi non faccio altro che prendere lo sfagno e metterlo giù. Non posso avvolgere la radice. Metto giù un po' di sfagno, metto giù lei con 0 radici, se vedete, eccolo qua, metto giù lei con 0 radici. Per farla tenere che faccio? Metto altro sfagno, adesso lo appoggio qua, questo è sempre umido,
lo metto ai lati, lo appoggio un pochino ai lati in modo tale che cerco di dare un po' di stabilità alla pianta. Quando rinvasate le gambria, ricordatevi che devono essere per 1 centimetro sotto i bulbi, non vanno tenuti in superficie, vanno messi un pochino in profondità. Perché? Perché la cambrica, come tutte le altre tipologie di orchidee, quando fanno le radici partono proprio dalla base del bulbo, partono proprio dalla base qui, partono proprio qui. Quindi se voi lo lasciate in superficie diventa difficile che poi la radice possa trovare il giusto nutrimento. Comprimo un pochino, il vaso è leggermente più grande ma non mi interessa solo che sono riuscito a fare questo lavoro. Erano un po' di giorni che volevo farlo, poi una cosa e l'altra, poi lo farò. Vi voglio far vedere che allora l'abbiamo messa in questa condizione qui. Vedete, lo sfagno deve essere 1 centimetro che copre il bulbo, 1 centimetro. Chiaramente questo è quello più basso, è sommerso, ma è sommerso semplicemente perché la pianta è salita, vedete, è salita con questo bulbo cicciotto, quindi cerco di tenere questo a 1 centimetro e qualcuno magari mi rimane sotto. Allora vi faccio vedere, questo è il fiore, bellino, bellino, questo è il getto, ma ho visto adesso che c'è un altro getto di fiori qua, eccolo qua. Questi qui non stanno più sotto luce artificiale, l'ho messa all'esposizione della finestra a ovest, quindi prende parecchio sole il pomeriggio. Allora, il ragionamento, questa è fatta, sistemata, messa in sfagno, e non faccio la prova di prenderla per le orecchie per vedere, perché c'ha poche radici, però più o meno ci siamo. Rimane nello stesso tempo soffice, rimane nello stesso tempo umido. Non prendo il vaso di terracotta perché già stiamo arrivando a 26 gradi, mi asciuga. Queste hanno bisogno, le cambrie, di rimanere umide, quindi bisogna per forza, non consiglio il vaso di terracotta perché assolutamente no. Lo sfagno è la cosa migliore per quello che riguarda me, per gestire tutte le miltonie, Miltonidium, Miltoniopsis, Cambria. Poi vi farò vedere la fioritura della Banfieldara, quella Gidlen Tower, Torre d'Oro, Banfieldara, Mystic Maze, che è bellissima, già un nome che sono andato a ripetizioni per poterlo ripronunciare. Banfieldara, Mystic Maze, Gilden Tower, Torre d'Oro. Poi ve la farò vedere, è bella anche lei. Quindi il vaso è stato fatto ed è pronto. Quello che vi volevo far vedere è che roviniamo la fioritura, eccola, questa l'ho fatta 15 giorni fa, la fioritura non l'abbiamo minimamente toccata perché non ha fatto danno, in questo senso è un valore aggiunto perché la cambria riceve più umidità rispetto a quelle radici malandate su quel substrato vecchio. Guardate che vi faccio vedere l'ultima cosa, guardate quello che c'è qua dentro, che sarebbe il vaso con tutto il suo essere di barche che si è sbriciolato, è diventato tipo terriccio, quindi qualcosa di... c'è anche il pare terra, c'ha l'odore come se fosse diventata terra, in realtà il legno diventa terra, diventa tipo compost qui dentro ai vasi. Quindi quando facciamo rinvasi con il barche sostituiamolo spesso, poi sappiate che il barche piccolo rimane molto più umido, il barche grande rimane molto meno umido. In questo caso se volete utilizzare il barche deve essere di piccola pezzatura, poi farò un video che vi spiegherò le varie dimensioni del barche e di tutto. Bene, sono contento che sono riuscito a fare questo lavoretto, sembrano gradire, piano piano i bulbi recupereranno, però nonostante che avete i bulbi avvizziti, la pianta fiorisce, ecco lo stelo, quindi la pianta va avanti da sé anche con 0 radici. Avevo fatto un video dei dendrobium, i dendrobium è uguale, anche a 0 radici fioriscono. Quando fate
Vi spiego perché: quando fate il rinvaso tante volte le radici vanno tagliate completamente a zero, quindi diciamo che le tagliate a zero quando dovete dividerle, quando sono piante parecchio accestite, è facile che quando le andate a dividere le radici vanno a zero. Quindi non vi preoccupate, perché anche a radici zero il fiore c'è, anche se c'è bulbo completamente andato, la pianta c'è. Vedete la differenza? Il bulbo andato e quello nuovo. Quindi non abbiate paura, non abbiate timore se vedete radici a zero, la pianta fiorisce, è in grado di difendersi, e poi quando rinvaserete, quando dividerete, andrete tante volte a radici zero. Quindi il lavoro dell'orchidea è di ricostruire radici, e lo sfagno diciamo che è il substrato più pratico, più eccellente per poter dare in poco tempo via a delle radici che erano particolarmente disastrate. Bene, grazie di avermi seguito, un video lampo durato un pochino di più, però vi ho fatto vedere un po' tutto il ragionamento su questa tipologia di orchidea. A presto!